Buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale dei Tickets for Life. Ci troviamo su questo bellissimo prato vicino alla spiaggia di Potamos Beach, una spiaggia che già abbiamo visitato nei giorni passati. Come vedete Marta si trova in ufficio al lavoro, andiamo a vedere, a scuriosare che cosa sta facendo. Cosa fai Marta? Cosa fai? Buongiorno! Socializzo con voi, sto rispondendo ai vostri commenti, cari amici tickettiani. Come state? Io molto bene in questo momento perché faccio la lucertolina al sole. Mi sono messa qui tra le braccia di Charlie, diciamo così, che mi ripara da quel poco vento che c'è stamani. Una brezzolina. Brezzolina, diciamo, che viene dalla parte opposta. È veramente una terrazza sul mondo, c'è tutto questo verde e si sta benissimo. Meraviglioso, stamani ci siamo svegliati con questo sole prorompente che ci dà una bella energia. Niente, ora faccio un po' di post social, sapete che è il mio compito, diciamo così, nella famiglia Tickets. E niente, poi devo sistemare un po' dentro perché c'è un po' di confusione dentro Charlie. Poi vedremo. Poi prepareremo il pranzo perché sennò il bimbo qua piange. Sì, iniziamo subito con il pranzo, dai, ancora c'è tutta la mattina. Sì, vabbè, certo. Intanto diamo una controllata ai pannelli solari. Abbiamo visto l'impianto solare tramite la nostra app. Stiamo caricando quasi 20 ampere, ma in questi giorni abbiamo raggiunto punte di 20-25 ampere. 400 watt tradotto, 450 le punte massime. Ma praticamente siamo sempre al 100%. Ora siamo all'85% perché comunque il van durante la notte ha lavorato, cioè l'impianto ha lavorato per il frigorifero, poi abbiamo fatto la cena ieri sera, la colazione stamani, quindi un pochino è scesa. Ma già questo sole alto che vedete qui dietro è già da un paio d'ore che scalda comunque i pannelli solari e ci dà energia. Siamo stati fermi qui qualche giorno perché avevamo bisogno di prendere un po' di sole, di rilassarci, di fare delle belle passeggiate su questi prati. Siamo andati a esplorare in questi giorni queste colline che poi danno sul mare, ma ci stiamo anche preparando per lasciare definitivamente l'isola di Creta. E visto che ci sono delle belle giornate, probabilmente staremo qui un altro giorno, altri 2 giorni, e vorrei anche approfittare di fare un lavoretto che era rimasto in sospeso. Un po' di tempo fa abbiamo installato il caricabatterie da alternatore della Bluetti, il Charger One, ma i cavi che servono per collegarlo alla batteria del motore li montavamo sempre volanti al bisogno. Stanchi di fare questa cosa abbiamo deciso di fare un intervento più pulito e di far passare tutti questi fili sotto le plastiche, quindi il lavoro che faremo oggi sarà quello di smontare completamente tutta questa parte. Dobbiamo levare questo coperchio, levare tutta questa plastica e vedere se c'è lo spazio per passare questi fili qui sotto e collegarli fissi alla batteria. Come vedete nel nostro vano tecnico abbiamo il nostro Bluetti Charger One con il magnetotermico per attivarlo, quindi anche con i fili collegati alla batteria basta scollegare il magnetotermico e praticamente è come se il filo fosse staccato. E questo qui che vedete è il cablaggio per questo collegamento. Vogliamo farlo passare là dietro. Bene, abbiamo tolto questa parte di plastica, vedete tutti i cablaggi che ci sono, sembra che ci sia lo spazio. Qui vedete anche i tubi dell'aria che servono a regolare i nostri soffietti pneumatici. Allora, qui ci dovrebbe essere tutto lo spazio a disposizione, ci sono anche delle clip per bloccare eventuali fili aggiuntivi. Qui possiamo far passare i cavi sotto la gomma, quindi forse è più semplice del previsto per una volta. Allora, abbiamo fatto passare il filo qua sotto e poi ora lo incastriamo in queste clip, così ce lo tengono fermo, e ora andiamo di là verso la batteria. Perfetto, questo è tutto il filo predisposto. Siccome è bello lungo ho fatto fare 2 giri, ora poi lo fissiamo per bene con delle fascette, passa sotto la gomma e poi per ultimo non resta che collegare i 2 cavi, polo positivo e polo negativo, e a questo punto possiamo anche chiudere tutto questo vano.
A questo punto andiamo a collegare i cavi elettrici e abbiamo finito. Lavoro finito, abbiamo attaccato il magnetotermico della Bluetti Charger One. Come vedete appare sull'app del telefono. Qui abbiamo la nostra AC200 Max e qui il Charger One. Ora siamo scollegati, ora il motore è spento, quindi non viene rilevato l'impulso per mandare la carica. In più abbiamo la power station scollegata, però qui ci dà la tensione della batteria 12,5 e quindi tutto a posto. Quando non vogliamo usarlo lo stacchiamo. Qui abbiamo il connettore MC4 per attaccarci direttamente alla nostra power station e qui abbiamo il nostro Orion della Victron da 50 A. Ovviamente quando usiamo uno non usiamo l'altro e viceversa. In questo modo possiamo ricaricare la nostra power station sia con il Charger One tramite alternatore, ma lo possiamo caricare anche con il nostro pannello solare da ben 400 watt, ma la possiamo ricaricare anche attaccando la spina del caricabatterie a 220 e sfruttando quindi il nostro inverter sempre Victron. Viceversa possiamo ricaricare le nostre batterie al litio della Victron sia con i pannelli solari sia con il caricabatterie da alternatore anche in questo caso, e anche con il caricabatterie a 220 che possiamo collegare sia alla power station, quindi utilizzare la power station come punto 220 per ricaricare, oppure attaccandoci a una colonnina 220 tipiche dei campeggi. Ma noi non abbiamo bisogno di attaccarci a nessuna colonnina perché, come vedete, stiamo caricando 407-408 watt dai pannelli solari. Sono due linee separate, una fa 270 watt, l'altra ne carica 130 e la nostra batteria è quasi sempre carica al 100%, siamo al 93% grazie ai nostri 600 watt sul tetto, più abbiamo il pannello della Bluetti da 400 con 1 kW di pannelli solari. Questo impianto possiamo ritenerci molto soddisfatti. Ed eccoci qui a tavola, che lavorare mette tanto appetito, e ci siamo fatti addirittura 2 piatti. Cosa mangi te? 2 pietanze separate. Io ho trovato al supermercato una cosa che mi piace tantissimo e ancora l'avevo provata l'anno scorso, lo so, la conosco, ma ancora non l'avevo incontrata, diciamo così, quest'anno, e è la moussaka, ovvero quella specie di lasagna, passatemi il termine, non è uguale, lo so, che è fatta a strati, che ci sono le melanzane dentro, con una specie di ragù di carne, insomma è bella sostanziosa. E com'è, buona? È buonissima, l'ho presa già pronta al supermercato, quindi praticamente l'ho scaldata e basta. E Fede invece aveva voglia di tortelloni. Tortelloni! E ha fatto i tortelloni con un pesto. E niente, oggi mangiamo così, 2 piatti separati. Riconoscete questo quadro pieno di bandierine? Abbiamo scoperto che c'è anche la bandierina di Creta, e visto che il viaggio sta per volgere al termine in Creta, ma non per i tickets, abbiamo deciso di attaccare anche questa. È giunto il momento, quindi la stacchiamo, la bandierina di Creta, e la mettiamo qui sotto la Grecia. E vai. Vai. Qui più basso, se no vado a colpire quell'altra. Sì. Che bello. Là. Wow, messa. Buongiorno amici tickettiani, stamani il buongiorno ve lo do io, con la porta già aperta, Fede che sta sistemando l'interno di Charlie. Stamani ci siamo invertiti i ruoli, ebbene sì, siamo un po' tristi stamani perché ai noi è l'ultima giornata qui sul suolo di Creta. Stamani sono arrivati dei vicini, quel camper lì c'è stato come noi da qualche giorno, stamani sono arrivati loro, poi arrivano altri. Si sta muovendo la situazione, questo posto piace. Noi invece dopo qualche giorno qui di sosta ci siamo rilassati un attimo, abbiamo, come dire, metabolizzato tutto il giro che abbiamo fatto sull'isola di Creta, ma ora, come vi dicevo, è arrivato il momento di lasciarla, perché il viaggio continua e non vogliamo fossilizzarci su un posto ben preciso. Ci sono ancora tante cose da vedere, quindi
in maniera molto così improvvisata abbiamo deciso, appunto come vi dicevo, di prendere la nave. Abbiamo solo guardato l'orario. L'orario c'è tutti i giorni dal porto di Heraklion, che è il capoluogo, vi ricordo, tutte le sere parte intorno alle 21, 20:30, 21, ora dobbiamo vedere la conferma, e arriva la mattina intorno alle 6, 6 e mezzo al porto del Pireo, quindi il porto vicino ad Atene. Non abbiamo fatto ancora i biglietti, disponibilità dei biglietti c'è e quindi abbiamo deciso di andare direttamente al porto e lo faremo lì alla biglietteria. Salutiamo Potamos Beach, questa super spiaggia molto bella che ci ha ospitati, e andiamo in direzione porto di Heraklion. Allora, siamo riusciti a parcheggiare Charlie di fortuna in questo parcheggio insieme vicino ai tir. Ci sono i tir, siamo qui al porto. Fede è uscito un attimo, è andato alla biglietteria a sentire, quindi io sono qua, aspetto che torni. Ha preso i documenti di entrambi, vediamo che dicono. Penso sia già aperta la biglietteria. Ecco che intravedo Mr. Fede che alza il pollice. Abemus papa? Abemus tickets. Abemus tickets. I tickets for ferry, anziché for life. Quindi buono, dai. Buono. Abbiamo speso 267 euro. Ecco, così vi diamo in diretta la spesa. Quindi 2 persone, ovviamente passaggio ponte, noi non prendiamo la cabina, e Charlino. La Asterion 2, che è questa? È questa. Alle 9 di sera. Allora, come vi avevo detto, confermiamo l'orario che è alle 21, è questa qui della Anek Lines, che è una compagnia greca. Fa tutti i traghetti con le isole e arriva al Pireo, se non sbaglio alle 6 di mattina. 6, 6 e un quarto, insomma. Sì. Come vedete abbiamo trovato un posto sulla spiaggia, qui passeremo queste poche ore, facciamo il pranzo, Marta intanto sta preparando qualcosa, siamo praticamente accanto all'aeroporto di Heraklion e poi più tardi andremo verso il porto. Un'oretta o due prima dell'imbarco facciamo la cena lì davanti e poi salperemo e saluteremo definitivamente l'isola di Creta. E con questa bella vista mare, l'ultimo pranzetto cretese. A base di pita e pomodori freschi. Insalata, cipolla e tanto amore. Formaggio, melanzane grigliate, un po' di tutto. Salutiamo l'isola mangiando pita, che ci sembra la cosa migliore. Sì, poi c'è anche la cena stasera. Ragazzi, ci siamo! Questo è il bestione che ci porterà al Pireo. Ciao Creta, ciao! Salutiamo l'isola, ma ci vediamo di là. Eccoci qua, di nuovo in movimento su Charlino. Finalmente siamo riusciti ad uscire da quell'intrigo pazzesco del porto, perché il Pireo, lo sapevamo, è una roba da perderci la testa proprio. Abbiamo messo diesel e siamo partiti verso nord. E ribuongiorno ragazzi, siamo passati così per magia a un pranzo, ma del giorno successivo, perché ci stiamo spostando.
verso nord. Sempre più verso nord. E vogliamo raggiungere un posto molto noto e molto conosciuto, che sono le meteore. Le meteore. Ne avrete sentito parlare, per dire la verità noi ci siamo già stati milioni e milioni di anni fa, Sì. perché ormai eravamo piccoli quasi, però insomma nell'anno scorso nel giro non tornava bene, quindi non ci siamo ripassati. Quindi l'idea è di andare, come vi dicevamo, sempre a nord e vogliamo passarci. Ma buongiorno ragazzi! Buongiorno! E che buongiorno, con che panorama! I toscanaci sono tornati sul luogo! Come vi avevamo accennato, siamo venuti alle meteore! Esatto, le famose meteore, sì, proprio quelle lì, quelle dichiarate patrimonio dell'UNESCO. E ora con Charlie facciamo il giro e andiamo a fare qualche escursione. Ci siamo spostati di poche centinaia di metri e guardate che terrazzo panoramico che abbiamo trovato. Da qui si gode del panorama totale su tutte le meteore. È la terrazza viewpoint principale. Esatto, sia dal lato ovest che anche dal lato est, perché là c'è un antrafaccio favoloso. Ora ve lo facciamo vedere. Da qui si vedono benissimo tutti i vari monasteri. E adesso entriamo nella prima meteora. Guardate che scala che c'è da fare per andare sopra. Questa roccia è sicura. Percorriamo questa scala che ci porta al primo monastero. Iniziamo a fare la prima salita. Ci si scalda di mattinata. Guardate, guardate che bellezza, cosa ci aspetta. Wow. Ma pensate a chi l'ha costruita, quindi noi Sì. beneficiamo di un'opera già pronta. È vero. Quindi non possiamo lamentarci. Wow, e godersi l'ascesa. Eccoci qua, siamo quasi arrivati all'ingresso.
Andiamo qui a sinistra? Sì. Wow, te lo ricordavi così bello? Cioè, così particolareggiato, no. Siamo dentro al primo monastero, abbiamo fatto i tickets e siamo nel monastero di Varlam. Ci siamo stati una decina di anni fa, ma io non mi ricordo nulla. Esatto, comunque ci faceva piacere ritornare e portarvi anche a voi. Sì, perché è sempre un'emozione, dai. Una roba così dice, pazzesca, incredibile. Hanno messo le pietre e costruito tutto questo in cima a un cucuzzolo. E senza i macchinari di ora. Esatto. E quindi è affascinante, c'è poco da dire. Poi c'è un panorama da qua su. Ora vi facciamo vedere un po' di immagini mozzafiato. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Come vi ho introdotto prima, le meteore sono state dichiarate patrimonio dell'UNESCO proprio perché sono un patrimonio inestimabile. Pensate che meteora, innanzitutto l'etimologia della parola significa nell'aria, sospese nell'aria, il senso è quello. Sono state create da dei monaci intorno all'undicesimo secolo circa, che hanno visto in queste formazioni rocciose naturali un rifugio dalle invasioni dei turchi e soprattutto un rifugio per loro spirituale dove isolarsi dal resto del mondo e pregare. Sono saliti qua su anche perché la roccia di fatto è porosa e quindi permette tramite delle cavità di arrampicarsi. Quindi pensate un po', si sono arrampicati a queste quote e hanno fondato quelli che erano i primi monasteri che poi nel tempo ovviamente sono stati ampliati e migliorati. La struttura di ogni monastero è simile, ce ne sono di più grandi e di più piccoli, ma più o meno sorgono tutti nello stesso modo, c'è una chiesa centrale e poi c'è un patio intorno. Questi monasteri, pensate un po', anticamente erano arrivati ad essere 24, poi purtroppo negli anni si sono persi e oggi ne rimangono visitabili, perché sono tutti visitabili, soltanto 6. Il paese sotto, fa da base di logistica per visitarli e si trova a circa 500 metri d'altezza. Poi c'è una strada panoramica molto bella con dei punti di accesso, dei piccoli parcheggi per vedere questa meraviglia di panorama e si sale fino alla parte più alta intorno ai 615-620 metri. È un paesaggio talmente surreale che ovviamente è stato anche set di alcuni film. Uno su tutti il James Bond degli anni '80 che è stato girato proprio in queste vallate. Meta anche turistica ovviamente, sicuramente, ma anche sportiva, tanti arrampicatori, tante persone che fanno free climbing su queste pareti rocciose che non sono affatto facili. Addirittura ci sono delle funi che collegano uno sperone di roccia a un altro e persone praticamente che le attraversano. Non chiedetemi come, ma lo fanno perché ne abbiamo viste con i nostri occhi. Come vi abbiamo già accennato, noi 10 anni fa siamo già venuti in questa zona, non eravamo con il nostro Charlie, ma abbiamo fatto il giro di tutti e 6 monasteri. Quindi oggi ci siamo concessi un assaggio di questo monastero così per rinfrescarci la memoria e per farvela vedere anche a voi. Che poi è uno dei più importanti, uno dei più grandi. Sì, e questo e l'altro a fianco sono quelli più grandi e più importanti. Pensate che appunto, come vi ricordavo, l'afflusso turistico è talmente notevole che in tutta la Grecia questa è la seconda meta per numero di visitatori, seconda solo dopo al Partenone di Atene. Nella cantina, wow. Guardate qua, per gli amanti del buon vino abbiamo questa botte gigante, 12.000 litri, risalente al XVI secolo. È uno spettacolo, ragazzi. Anche per chi non ama il vino è uno spettacolo lo stesso. E qui infatti vediamo anche questi quadri con i monaci che fanno la vendemmia.
perché comunque faceva molto freddo quassù e i monaci si dovevano pure scaldare. Bella scusa. Possiamo anche entrare dentro la botte, una botte piena di ori e denari. E qui abbiamo la terrazza panoramica da dove parte il cestello per i viveri, per portare su gli attrezzi, tutto quello che serve. Questo era il vecchio metodo, lo vedi? Una volta facevano tutta a ruota, a mano. Questa era la corda, spingevano in 2 persone, giravano, si attorcigliava e ovviamente issavano o abbassavano il cesto, perché non avevano contatti con l'esterno, come vi dicevo, quindi in qualche modo qualcosa da mangiare, alcuni viveri probabilmente gliele tiravano su. Loro avevano queste scalette molto posticce che poi ti tiravano via o di corda o di legno, quindi figuratevi un po', chissà quanti monaci si sono fatti male. E il monaco in questo modo arrivava su in cima. E questo è il cestello. Intanto giù ci sono anche dei lavori di ristrutturazione. Guardate questa roccia. Mamma mia. Sembra un grande fungo. Sembra un grande fungo in un equilibrio instabile. Lì c'è il ponticino che abbiamo percorso per venire qua sopra. Si stanno ristrutturando il piazzale, quindi c'è un bel po' di confusione. Qui dentro il museo vediamo una mappa, un disegno diciamo di come era strutturato un monastero sopra questi speroni di roccia. Vediamo anche il montacarichi, ma soprattutto vediamo la scaletta dove si arrampicavano una volta, quando le scale ancora non erano state costruite. Ciao meteori! Abbiamo fatto un veloce spuntino per pausa pranzo. Oggi ragazzi è un caldo allucinante, ci saranno quasi 30 gradi, 25-30 gradi, e siamo venuti davanti al monastero della Santa Trinità, quello lì davanti a noi. Anch'esso un monastero bello imponente. Vi vogliamo dare ragazzi 2 tips, cioè 2 informazioni tecniche per visitare i monasteri nel caso veniste qua. Allora, innanzitutto controllate sui siti o su Google gli orari d'apertura, perché non hanno tutti lo stesso orario e chiudono piuttosto presto. Ad esempio questo qui chiude alle 16:30, così come l'altro che abbiamo visitato noi, però l'ultimo che abbiamo visto, quello più grande, chiudeva alle 14, così magari non avete brutte sorprese. Poi un'altra cosa importante è il dress code, cioè l'abbigliamento. Ovviamente sia maschile che femminile, vanno bene le maniche corta, però le donne non vogliono i pantaloni, quindi se avete una gonna lunga va bene, altrimenti se non l'avete nessun problema. Sono attrezzati, in fase di ingresso quando fate il biglietto vi danno questi pareo lunghi e ve le potete annodare alla vita. I biglietti costano di qualsiasi monastero 5 euro a testa, che ovviamente è valevole solo per la visita di quel monastero.
che noi sappiamo forse esistono anche un biglietto cumulativo, ma sono tour particolari sponsorizzati da alcune agenzie. E l'ultima cosa importante, non da meno, non accettano le carte né prepagate né carte di credito all'ingresso. Per fortuna noi avevamo degli spicci, insomma, perché vogliono soltanto i contanti. E un'altra cosa che mi sono dimenticata, effettuano un giorno di chiusura a settimana. Ad esempio questo è chiuso il giovedì. L'altro che abbiamo visitato noi era chiuso ogni venerdì. Quindi, ripeto, come consiglio, magari se passate di qua e avete pochi giorni disponibili, controllate prima le aperture e le chiusure e gli orari. Eccoci qua ragazzi su Charlie, ripartiti da pochi minuti, lasciate le super meteore. Ci dispiace perché sono luoghi magnetici, ecco la parola esatta è Magnetici, sì, quindi non potete cascare di sotto perché vi magnetizzano. Esatto, veramente dispiaciuti pur avendole già viste, questa è la seconda volta, pensate un po'. Però è affascinante, lo ricordo, l'opera di Madre Natura, veramente, lo ricordo sempre, veramente affascinante cosa ha creato. Poi i monasteri ovviamente sono stati costruiti in un secondo momento dai monaci, ma l'opera primaria di Madre Natura, scolpire quei pinnacoli è stata veramente una cosa superba. Siamo ripartiti come vi dicevo e stiamo andando ancora in direzione nord. Cerchiamo un po' di gasolio per fare un piccolo rifornimento, mettere qualche euro e poi anche un posto per fermarci, non troppo tardi per la serata. Ponte asfaltato, sì, ma guardate che ponticino, che river, che ed eccoci arrivati a Castoria. Dico bene? Dove vivono i castori? No. Come no? Dove vivono la gente di Castoria che abita sul lago di Castoria. Ah beh, fa una piega. E quella ovviamente è la città di Castoria, che sorge proprio sull'istmo, perché c'è questo promontorio gigante che si estende nel lago e a un certo punto ha una strettoia vicino alla terraferma. Su questa strettoia è sorta Castoria. Lungo spostamento, siamo arrivati a destinazione e ora siamo veramente alla frutta, siamo stanchi, ora tra poco ci sistemiamo, mangiamo e andiamo a letto. Mangiando, non dopo, senza cena, certo, dopo aver fatto cena. E domani questa è della musichetta di sospensione. varcheremo un confine e dove andremo? Esatto ragazzi, spendiamo tante parole di ringraziamento per la Grecia, perché la salutiamo, ci ha accolto per tanto tempo e a noi ci piace, ci è piaciuta, rimane un paese a noi molto caro e veramente bello, consigliato. Però è il momento, come sapete, quando suona quel campanellino di richiamo del viaggio, noi dobbiamo andare. La strada chiama e Charlie scalpita. Charlie scalpita sempre. Sì. E quindi passeremo, come ha detto Fede, un confine. Siamo proprio qui vicino, quindi domattina, una volta sistemato tutto per Charlie, facciamo gli ultimi preparativi e poi taglieremo questo confine e entreremo in una nuova nazione. Vediamo se qualcuno di voi indovina quale. Scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Quindi vi vogliamo fare una sorpresa e non ve lo vogliamo svelare subito perché sennò vi roviniamo. Anche perché finché non ci si entra non si può dire nulla. Anche quello, perché insomma. Sai che i tickets non cambiano idea all'ultimo minuto. Quello, ma poi magari ci rifiutano al confine. E quindi perché svelarvi, poi magari ci rovina tutti i piani? Quindi
Vi aspettiamo nella premiere nel prossimo video. Mi raccomando, numerosi, Quindi intanto grazie di essere stati con noi, mettete il pollicione a questo, scriveteci un commento, mandateci tanti saluti, tanto di tutto. Grazie davvero. Grazie a tutti ragazzi. Un bacione dai Tickets e al prossimo video, mi raccomando. Al prossimo video e al prossimo paese. Esatto. Ciao. Standing on the door, I'm on my way. A million things I guess that I should say.